Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Vergine, tendenze energetiche generali per la seconda parte di gennaio 2023. 24, scusate. Uh. Ragazzi, la torre. Periodo di destrutturazione. Magari parla di qualcuno che cambia lo stile di vita, che lascia andare vecchie abitudini, modi di fare, atteggiamenti, pensieri, certezze, credenze. mm? Giustamente siamo all'inizio dell'anno, quindi è un po' come il mese per impostare tutto l'anno. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, lo vedete anche scritto qui, e trovate anche il link alle previsioni del 2024 e ad altri video che potrebbero interessarvi appunto. Vi ricordo che queste sono letture generiche, generali, quindi possono riguardare il lavoro, gli affetti, la famiglia. Io vi dirò qual è il movimento energetico più importante e voi insomma cercate di adattarlo alla vostra realtà. Allora abbiamo un 9 di bastoni, un 2 di coppe, un 7 di bastoni, fante di coppe, 3 di spade, diavolo, 10 di bastoni e re di spade, che guardate, scusate, però, guardate in questo mazzo la rappresentazione proprio di un re che taglia le teste di coloro che non ubbidiscono fondamentalmente. Allora, ragazzi, devo dire, periodino, meno male che sono solo 15-20 giorni e quindi si può portare pazienza. Partiamo da questo 9 di bastoni. Il 9 di bastoni è una carta che mi parla di qualcuno che fondamentalmente è stanco. C'è una sorta di costante difesa, probabilmente o di una situazione, della relazione, o di voi all'interno di questa situazione o relazione. Vi dico, il 2 di coppe mi fa ben pensare perché parla di un compromesso, come se si raggiungesse un accordo. Per qualcuno può far riferimento a un incontro, anche a un fidanzamento eventualmente. Diciamo che ora, senza nessuna carta, lo sento più come un incontro o un compromesso. Poi andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi. Però qui ho come la sensazione che qualche cosa non vi convinca, diciamo. Allora, partiamo dal 9 di bastoni. Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Ok, allora abbiamo un 2 di bastoni e un asso di bastoni. Mm. Allora, qui parla di un'azione, di un incontro, di qualche tipo di progettualità, di idea, di possibilità che si è aperta, secondo me, già a inizio gennaio. Per qualcuno invece deve ancora aprirsi, dipende da che decade siete, cioè in che decade siete nati. Però poi diciamo che con questo 2 di coppe mi fa ben sperare che ci sia un certo incontro, 9 di coppe e 3 di pentacoli. In effetti, ragazzi, qui ci potrebbe essere questo incontro, ci potrebbe essere un progetto, potrebbe anche essere un accordo di tipo commerciale, è ipotesi, perché comunque qui abbiamo un 3 di denari. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. Re di pentacoli. Mm. E 9 di bastoni. Mm. Ehm, ragazzi, qui devo dire, è come se
qualcuno avesse paura di dover, perché il 9 di bastoni è l'energia iniziale e qui ce l'avete di nuovo. C'è come questa difesa, come questo mettere dei paletti, mettere delle regole, mettere ehm, un limite. Mm? Può essere che sia qualcuno di esterno che vi metta un limite. Datemi un'altra carta per questo re di pentacoli. Abbiamo un fante di spade, un 2 di spade e la stella. È come se, non lo so, come l'idea che non sia esattamente la volontà di questo re di spade, di questo re di pentacoli. Andiamo a vedere il fante di coppe. 2 di coppe al contrario e cavaliere di spade. Allora ragazzi, qui c'è qualche cosa che stride, qualche cosa che si incastra, perché da un lato sembra che ci sia questo compromesso, questo accordo, questa progettualità, questo incontro intimo, però dall'altra qui il 2 di coppe è al contrario e abbiamo un cavaliere di spade con un fante di coppe. Quindi ho com'è la sensazione che alla fine non si concretizzi, ci sia l'idea di questa unione, di questo compromesso, se ne parla, però poi alla fine, ora di arrivare al dunque, è come se qualcuno scappasse, è come se i tempi non fossero maturi, è come se fossero promesse che sono state fatte in un momento di euforia, ma che poi diventa difficile per X motivi renderle concrete. Andiamo a vedere il 3 di spade. Allora abbiamo un 7 di spade e un asso di pentacoli. Difatti ragazzi è un po' come quello che vi dicevo prima, è come se questa cosa non concretizzasse. Ci sono tante parole, però diciamo che anche con il 7 di spade ci sono tante parole buttate un po' lì. Ecco, il 7 di spade è una di quelle energie disposte a dire o fare tutto quello che è necessario per ottenere quello che si vuole, è una carta di avidità. Andiamo a vedere questo diavolo. Se questa torre fa riferimento a una conoscenza che avete fatto, diciamo, nelle vacanze natalizie, piuttosto che nelle prime 2 settimane di gennaio, ragazzi, io sento che vi crollerà un mito, ok? O comunque un ideale. È come se questa persona, adesso andiamo a vedere il diavolo, però poi alla fine vi dico, qui il re taglia la testa, poi abbiamo un 10 di spade, è come se qualcuno volesse chiudere poi un capitolo. Allora, andiamo a vedere ancora una carta per il diavolo. Abbiamo un 7 di bastoni che abbiamo di nuovo qua e un re di coppe. Allora, devo dire che sorprendentemente la cosa non vi toccherà molto. Cioè, o siete allenati o ve lo aspettavate, o avete già inquadrato la persona, perché comunque avete questo re di coppe che, come vi posso dire, è come un balsamo tutto quello che succede, la maturità emotiva che avete raggiunto nel corso del tempo, grazie a tutto quello che avete fatto con la destrutturazione e ristrutturazione del vostro ego. O, ragazzi, può fare riferimento a una guida che potreste incontrare, che potreste, ehm, insomma, sì, incontrare più che cercare. Andiamo a vedere 10 di bastoni. Forza, wow. E ruota della fortuna, ragazzi, vi dico, non sarà così tragica, secondo me. Non è una di quelle torri devastanti, è più
un momento di rivalutazione di una persona, di una relazione o perché no, di un progetto. Però è come il cercate di diventare avete un fante di spade? No, avete il cavaliere di spade. Diventate osservatori, cercate di osservare le dinamiche, come si muove la relazione, chi va verso chi, ehm, in modo da capire perché questa cosa non arriva a concretizzarsi, perché questo asso di denari è girato a testa in giù, insomma. Andiamo a vedere ancora Osho che cosa vi dice. Ok, sono già saltate fuori. Comprensione, e il ribelle, wow. Allora, sono due carte che da un lato sento questa comprensione come il c'è solo da guardare le cose da un altro punto di vista. È come, allora, vi spiego proprio la carta così si capisce meglio. Questo uccellino è appoggiato sul bordo della gabbia ed è lì che sta osservando come tutti questi altri uccellini volano liberi, no? E li sta anche un po' invidiando perché volano liberi. In realtà la gabbia è aperta, lui cioè, ha solo da spiccare il volo, da fare il passo, da fare quel salto, c'è solo da scegliere, da decidere, dire ok, boh, basta, vado, faccio, brigo, disfo, ok? E qui arriva poi la ruota del karma, la ruota della fortuna, il cambio. E qui abbiamo il ribelle che in questo mazzo rappresenta l'imperatore, però quello che mi piace molto di questo mazzo è che ha le catene rotte, cioè qui l'imperatore si forma con le sue regole, ok? Quindi crea il suo impero seguendo le sue regole, quello che vibra con lui, non quello che ha imparato dal passato, non quello che gli è stato insegnato, però crea la sua struttura forte e solida che mantiene stretto il suo impero, insomma. È un po' come se vi dicessero dovete solo osare, osate e mettete i paletti, il ribelle, rompete gli schemi. Questa è, guardate, qui ragazzi sento un po' che c'è da lavorare sul dire no, sull'iniziare a chiedersi, ma io questa cosa la voglio fare veramente? O è solo perché l'altro se lo aspetta che io lo faccio? Magari per qualcuno vibra anche così. Fatemelo sapere comunque nei commenti, ragazzi. A me piace sempre leggerli. Non ho tempo di rispondere, però li leggo sempre tutti. Allora, andiamo a vedere ancora un oracolo. Ok. Questi sono, diciamo, oracoli che vi danno un mantra per nutrire l'amor proprio. Oh, che bello! Qua abbiamo la carta numero 15, gratitudine. Mi fermo per un momento di gratitudine per le tante benedizioni nella mia vita. Io lo tradurrei più con le benedizioni presenti nella mia vita. Cose semplici, cose basilari che ormai al giorno d'oggi diamo un po' per scontate, no? Anche solo avere un tetto. Io penso sempre alle persone che sono in Ucraina e niente è scontato, cioè veramente le cose ci possono sparire da sotto le mani da un momento all'altro. Wow, e poi abbiamo la carta numero 4, che è anche la stessa carta del ribelle, lo stesso numero del ribelle, che è una carta con un numero di stabilità. Ok, e questa carta vi dice, io mi rinnovo con l'aurora di ogni nuovo giorno. Ehm, Ci sono degli orari che i monaci o comunque i religiosi usano per pregare. Sono degli orari specifici, li usano anche i monaci buddisti, cioè l'orario è importante perché proprio biologicamente è come se il corpo fosse più predisposto a certe vibrazioni. Uno di questi orari è le 6 del pomeriggio, ok?
Sono le 6 del pomeriggio, le 11 di sera, le 6 del mattino e le 11 del mattino. Ehm, ed è un po' come il ok, chiudo. A me viene in mente questa cosa, no? L'alba, scusate, il tramonto. Chiudo il ciclo della fase diurna ed entro nel ciclo della fase notturna, quindi alla sera normalmente uno è a casa, prepara la cena, si rilassa, entra più in fase yin, in fase femminile, in fase riposo, diciamo, in fase tranquilla. Ed è un po' come se vi dicesse di prendervi quel momento per fare la transizione dalla modalità giorno, la modalità lavorativa, la modalità attiva, alla modalità notte, quindi quella un po' più tranquilla. Bene ragazzi, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere nei commenti con un like, se avete piacere potete iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!